Come arrivi alle vacanze? Stanco? Stressato? E quante aspettative accumuli verso quelle 2 o 3 settimane di ferie? Quante volte sei rimasto deluso da una vacanza? L'albergo non è come nell'immagine del sito internet, l'aereo viene cancellato, la spiaggia è affollata senza un minimo di tranquillità. Ecco alcuni consigli su quale stato mentale adottare affinché il tuo viaggio sia un vero momento di serenità. Non esiste la vacanza perfetta. Soprattutto nel 2022 siamo vittime di ritardi aerei, overbooking e altre problematiche sulle quali tu, viaggiatore, molto spesso non hai potere. La tua forza sta nell'attitudine con cui ti poni di fronte agli imprevisti. Se non puoi cambiare gli eventi esterni, hai invece il pieno potere sulla reazione che hai verso di essi e mi sembra un'ottima notizia. Arrabbiarti non risolverà il problema e non gioverà al tuo stato d'animo. Quello che puoi fare è partire informato sui diritti che hai come viaggiatore in riferimento a compagnie aeree, ferroviarie o alle strutture ricettive, oppure affidarti a un'agenzia di viaggio o un tour operator che devono garantire per legge questi diritti. Questo è già un modo per tutelarti. Ti consiglio vivamente di adottare queste precauzioni, soprattutto ora che il turismo è ripartito dopo 2 anni di ridotta attività a causa della pandemia e non è ancora del tutto preparato ad accogliere l'alta richiesta da parte del mercato. Ma al di là di questo, adotta un atteggiamento zen e un po' fantasioso. Se c'è un ritardo di un volo, sarà l'occasione per leggere qualche pagina in più del tuo libro preferito. Se la spiaggia è affollata, sarà giunto il momento di fare una passeggiata all'alba, quando non c'è quasi nessuno. Non progettare tutto. Lascia spazio all'incognita e a un po' di avventura. Fatti guidare dalla spontaneità. Se per esempio una sera hai voglia di andare a mangiare pesce in un bel ristorante sul mare, non permettere che il tuo programma di andare a visitare un determinato monumento abbia la meglio. Viviamo già vite pianificate con orari di lavoro da rispettare e impegni familiari o sociali da onorare. Non voglio dire che devi lasciare tutto al caso, ma semplicemente di essere flessibile e aperto ai cambiamenti, alla spontaneità, alla secondare i desideri del momento e non solo a quelli pianificati quando hai prenotato il viaggio. Non puoi vedere tutto. Se decidi che di una città o addirittura di una nazione vuoi vedere tutto, allora il tuo viaggio diventerà uno stress. Questo è un errore che ho fatto spessissimo in passato. Con la mia guida di viaggio in mano cercavo di visitare più monumenti possibili, alzandomi presto la mattina e percorrendo chilometri e chilometri a piedi o con i mezzi pubblici. Mai un aperitivo o un momento di relax per godermi un panorama o il semplice tram tram di una città. Concediti dei momenti di ozio affinché quello che hai visto sedimenti dentro di te. Fare tante cose velocemente non permette all'esperienza di essere intensa e se manca di profondità e di spessore, allora non avrai ricordi. Il viaggio non risolve i tuoi problemi. Hai aspettato tutto l'anno per fare le vacanze. Finalmente avrò un po' di tempo per me, potrò riposarmi, potrò fare delle passeggiate, andrò al mare, leggerò, giocherò con i miei figli. Scommetto che almeno una di queste affermazioni è stata nella tua mente e ha creato uno scenario idilliaco di vacanze piene di aspettative. Ma perché hai atteso le ferie per fare tutto ciò? Non c'è forse qualcosa da rivedere nella tua vita se il tuo unico momento di felicità è rinviato a quando parti per un viaggio? Renditi irreperibile. Per vivere al meglio questa fuga dalla routine, chiudi il cellulare. Renditi irreperibile perfino ai familiari. Condividi le tue esperienze quando torni dal viaggio e non durante. Lascia loro l'itinerario di viaggio e il telefono di ogni hotel per eventuali urgenze, oppure limitati a un messaggio la sera con un tutto bene, senza dilungarti con altre frasi. Lo so che vuoi condividere le tue emozioni con chi ti vuole bene, ma approfitta delle ferie per rigenerarti e staccare con internet, social network, telegiornali e perfino con amici e familiari. Una loro semplice telefonata può farti ripiombare nella tua quotidianità, per esempio con un commento sul vicino di casa o su un collega o su qualche mansione da fare.
se per 10-15 giorni non ci sei, il mondo va avanti lo stesso e ritrovarsi con i parenti e amici dopo le ferie sarà ancora più bello. In vacanza cerca di svuotare il cervello dai pensieri, dal passato, dalle idee e contempla ciò che ti circonda, il mare, le montagne, l'arte. Non lasciare che eventi esterni possano interferire con la tua voglia di spensieratezza e leggerezza, un'opportunità che le vacanze regalano. Al ritorno porta questa energia positiva assieme ai ricordi nella tua vita. Saranno preziose immagini e risorse mentali da cui attingere ogni tanto, senza però sostituirle con il tuo presente. Perché al di là delle ferie, cerca anche nella vita di tutti i giorni momenti di gioia, non lasciarti schiacciare dai doveri, sperando di vivere solo in vacanza.